aggiungiamo 150 g di olive nere sgocciolate, mi raccomando, e senza il nocciolo, 50 g di mandorle tostate senza la toricina, 30 ml d'olio d'oliva, mi raccomando usate un olio buono. Se vi piace potete aggiungere anche un pizzichino di peperoncino, un pizzico di sale e un cucchiaio di parmigiano. Chiudiamo e frulliamo. Un goccino d'acqua di cottura della pasta. Impiattate e gustate. La potete servire calda o fredda, è buonissima in entrambi i modi. Mettiamo all'interno del mixer 100 g di formaggio fetta cricca, 10 g di noci, 15 g di mandorle tostate senza la pelle, un cucchiaio di parmigiano. Questo è facoltativo ma ci sta benissimo, un pizzichino di origano, potete mettere anche il prezzemolo oppure il basilico o entrambi, a voi lasciate. 30 ml d'olio d'oliva. Frulliamo il tutto e in pochi minuti avremo un condimento delizioso. Ecco qua ragazzi, come vedete è troppo denso. Quindi se volete evitare di aggiungere olio potete allungarlo con l'acqua di cottura o l'acqua della fetta stessa, perché nella bustina c'è sempre un pochino d'acqua, quindi io vado a usare proprio l'acqua della fetta, un goccino Mamma mia Piero, che fai? Rutti mentre registro, oddio mio. Frulliamo un po'. E guardate qua che meraviglia. Ora non vi resta che scegliere se condire la pasta, gli gnocchi oppure se spalmarlo semplicemente sopra una bruschetta. Che meraviglia ragazzi! Adesso non dobbiamo fare altro che condire i nostri spaghetti con questo meraviglioso pesto. Spaghetti caldi, aggiungiamo il pesto di noci e feta, un goccino d'acqua di cottura della pasta per ammorbidire il tutto, e la pasta è pronta. Guardate che meraviglia, super cremosa, facilissima da fare ma soprattutto buonissima.